Ciao a tutte e tutti e benvenuti e benvenute in un nuovo video. Oggi faremo un video un pochino diverso dal solito per una volta e ci dedicheremo a illustrare molto sinteticamente come funzionano i permessi edilizi in Italia. Questo servirà almeno soprattutto a chi di voi non è in Italia a capire un pochino come funziona tutto il procedimento. Ma può servire anche a chi di voi è italiano e di queste cose non ne ha mai sentito parlare. Allora, la disciplina edilizia è normata in Italia da quello che viene chiamato il testo unico dell'edilizia, cioè una grande raccolta di tutte le leggi che disciplinano il settore edile. Le pratiche edilizie in Italia sono principalmente tre: la comunicazione di inizio lavori asseverata, chiamata anche CILA, la segnalazione certificata di inizio attività, chiamata anche SCIA, e il permesso di costruire, in gergo chiamato PDC. Queste pratiche edilizie, nell'ordine in cui le ho elencate, si riferiscono a diversi tipi di interventi e per questo motivo è quasi sempre necessario affiancarsi a un tecnico, un architetto, un ingegnere o un geometra che vi possa aiutare a collocare il vostro intervento all'interno di uno di questi tre permessi. Se partiamo dalla meno invasiva, inizio raccontandovi la CILA, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata. Si tratta, come dice la parola, di una comunicazione lavori che viene fatta al comune di riferimento ed è asseverata perché il tecnico che si occupa di farla assevera che il progetto presentato rispetti le norme edilizie. È solo una comunicazione, quindi nel momento in cui viene presentata non bisogna aspettare un ok dagli enti comunali, quindi non bisogna rimanere in attesa di un'approvazione da parte del comune, ma si possono già iniziare i lavori, ovviamente valutati tutta un'altra serie di documenti necessari che il vostro tecnico vi saprà dire. Questa è la pratica edilizia meno pesante, nel senso che è quella che si riferisce a tutti gli interventi interni più che altro, come ad esempio lo spostamento di una porta, la demolizione di una tramezza o lo spostamento di una tramezza, tutto ciò che tocca ovviamente le tramezze non portanti e non tocca le strutture dell'edificio e che intacca la parte interna dell'edificio, dell'appartamento, quindi rifacimento totale degli impianti, una ristrutturazione già importante ma che non va a toccare le parti strutturali dell'edificio. Se invece passiamo alla SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, abbiamo un tipo di pratica edilizia un pochino più invasiva. La SCIA si riferisce a diversi interventi. A differenza della CILA, che quindi si occupava di tutti quei lavori che noi chiamiamo manutenzione straordinaria, leggera, la SCIA invece si occupa di quelli che vengono definiti lavori di manutenzione straordinaria pesante. E quindi all'interno della manutenzione straordinaria pesante rientrano anche tutti quegli interventi di restauro e risanamento conservativo, oppure quegli interventi di ristrutturazione edilizia che, appunto, come dicevo prima, vanno a toccare la struttura dell'edificio. A differenza della CILA, che come dicevo prima è solo una comunicazione, la SCIA ha un periodo di 30 giorni dentro il quale il comune può esprimere un parere negativo, quindi formalmente i lavori possono iniziare, però è sempre meglio aspettare i 30 giorni canonici per assicurarsi che il comune non abbia da ridire sul progetto presentato. Dopo la SCIA passiamo al PDC, ovvero il permesso di costruire, che rientra nell'articolo 10 del testo unico che abbiamo citato prima. Il permesso di costruire rispetto alla SCIA e alla CILA è quello più invasivo ed è regolato dall'articolo 10 del testo unico. Il permesso di costruire ovviamente si riferisce a quando si vuole fare una costruzione da zero oppure si vuole fare una demolizione e ricostruzione, o anche quando, non so, viene modificata la volumetria dell'edificio, la sagoma dell'edificio non sarà più la stessa rispetto a prima.
in molti casi, quindi viene usato il permesso di costruire. Il permesso di costruire, come dice la parola, è un vero e proprio permesso, quindi non si è autorizzati ad iniziare i lavori fino a che il comune non ha dato il proprio permesso sul progetto presentato, e questo può avvenire nell'arco di 60 giorni da normativa. Cioè il comune ha 60 giorni per esprimere il proprio parere e approvarti o bocciarti o richiederti integrazioni sul progetto presentato. Ovviamente ciascuna di queste pratiche, anche a livello di diritti di segreteria, quindi di oneri costruttivi, cambia e quindi il cliente dovrà pagare un diverso importo a seconda del tipo di pratica edilizia fatta, non solo al comune ma anche per la redazione della pratica in sé al tecnico, perché ovviamente una pratica di permesso di costruire è molto più lunga da preparare rispetto a una comunicazione di inizio lavori asseverata. Comunque queste sono le 3 principali pratiche edilizie in Italia. In realtà oltre alla CILA esiste anche una più semplice CIL, cioè comunicazione di inizio lavori senza l'asseverazione, e questo normalmente avviene soprattutto nei casi di edilizia libera, che è la casistica in cui non è necessario presentare una vera e propria pratica edilizia con un progetto. L'edilizia libera comprende la normativa proprio specifica al suo interno quali sono gli interventi di edilizia libera, tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria del vostro appartamento o del vostro edificio, ovvero la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dei pavimenti, la sostituzione dei sanitari, oppure se devo riparare un tubo che si è rotto, quella lì è un intervento che rientra in edilizia libera. Quindi tutto ciò che è edilizia libera non ha bisogno di una vera e propria pratica edilizia, però è sempre meglio comunque provvedere alla comunicazione di inizio lavori al comune, giusto per essere in regola con tutto quanto, senza l'asseverazione. Una domanda che spesso mi viene fatta è si può in edilizia libera usufruire delle detrazioni previste dallo Stato italiano? Allora, il testo unico dell'edilizia teoricamente dice che no, nel senso che le detrazioni vengono usufruite solo in presenza di una pratica edilizia, però in realtà ci sono ad esempio tanti dipendenti dell'Agenzia delle Entrate o commercialisti con cui ho parlato che interpretano la cosa in maniera diversa, nel senso che spesso e volentieri mi è capitato di avere clienti che anche facendo lavori in edilizia libera usufruissero delle detrazioni perché bastava la fattura parlante con indicato l'articolo relativo alla detrazione che si andava a usufruire. Quindi questo è un punto di domanda che bisogna sempre un po' approfondire, però il testo unico dell'edilizia teoricamente dice che le detrazioni si possono usufruire solo in caso di una presentazione di una pratica edilizia, quindi o CILA o SCIA o permesso di costruire. Per tutte queste pratiche edilizie c'è bisogno di un architetto, quindi a meno che voi non abbiate intenzione di effettuare interventi di edilizia libera, quindi sostituzione del pavimento, tinteggiatura delle pareti senza toccare la posizione, la disposizione della vostra casa, tutti gli altri interventi devono per forza essere firmati e presentati con una pratica edilizia ad opera di un tecnico. Quindi io comunque vi consiglio di contattare un tecnico di fiducia che avete voi, che potrà accompagnarvi in tutto il percorso, potrà capire il vostro intervento, il vostro progetto in che categoria rientra, e soprattutto poi studiare anche tutte quelle che sono le altre normative che al momento non sto citando. La vostra casa ad esempio può ricadere in una zona vincolata e quindi può richiedere altri tipi di autorizzazioni che adesso non stiamo a specificare, però a livello edilizio urbanistico questi sono i tre strumenti che un tecnico usufruisce per presentare un progetto all'ente comunale. Ciascuna di queste pratiche edilizie ha una validità di 3 anni, quindi nell'arco di questi 3 anni devono essere svolti i lavori che rientrano nel progetto presentato.
Il mio consiglio è quello di far rientrare all'interno del progetto con il vostro architetto tutte le lavorazioni possibili. Questo non solo per evitare di mettere mano più volte nel corso degli anni a un alloggio, ma anche per ammortizzare i costi, perché come vedete ci sono tutta una serie di costi fissi che uno forse non prevede all'inizio di questo percorso di ristrutturazione, come ad esempio il costo del tecnico, il costo della pratica edilizia, eccetera eccetera. Questo è solo il primo di una serie di video che abbiamo deciso di fare per facilitare la comprensione del settore edile in Italia, che è un po' complicato per chi si approccia per la prima volta. Speriamo che vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato nel caso vi stiate approcciando per la prima volta a una ristrutturazione in Italia, e vi anticipiamo che i prossimi episodi avranno temi come ad esempio quali sono tutti i protagonisti di una ristrutturazione, ovvero quali sono tutte le figure professionali coinvolte in un cantiere, e ad esempio quali sono le fasi di lavoro di un architetto. Spero che siano informazioni utili. Se avete già delle domande a riguardo, scriveteci nei commenti. Grazie per averci seguito e alla prossima!